Questa è una mappa di Worldbox ed è divisa in due da una montagna. A destra abbiamo già GPT e a sinistra Grok. Adesso gli chiederò quale specie vogliono avere e il loro bioma e i loro tratti. E alla fine gli chiederò quando vorranno iniziare una guerra per dichiarare chi sarà il vincitore. Iniziamo subito con ChatGPT e adesso gli chiederò quale bioma vuole avere nella sua parte di mappa. Ok, allora io ho scritto quello che doveva fare e ha scelto la foresta incantata, quindi in questo caso ha scelto i semi incantati, ragazzi, molto buono. Iniziamo a metterli. Ok, ho fatto la stessa domanda a Grok e ha scelto la foresta, ragazzi. Quindi prendiamo la foresta e la mettiamo tutta bella qui, in quest'altra parte. E adesso chiederemo a ChatGPT quale specie vorrà avere nella sua parte di mappa. Ok, ragazzi, allora ChatGPT come specie ha scelto gli umani, ragazzi. E adesso andremo a chiedere quanti umani iniziali dovremmo mettere nella sua parte di mappa. Ok, ho fatto la domanda a ChatGPT e ha scelto 120 umani, ragazzi. Ok, allora prendiamo gli umani e mettiamoli nella sua parte di mappa. Ne mettiamo ben 120. Ok, come potete vedere sono 120 umani. E adesso andremo a chiedere a Grok quale specie vorrà avere e quanti ne vorrà avere. Ok, ragazzi, allora ho fatto la domanda anche a Grok e ha scelto gli orchi e ne vuole 80, quindi un po' di meno rispetto agli umani, ma sappiamo che gli orchi sono comunque anche abbastanza forti. Ok, ragazzi, quindi prendiamo gli orchi e li mettiamo nella sua parte di mappa. Ok, ragazzi, anche gli orchi sono arrivati fino a 80 e adesso andremo a chiedere come ultima cosa a tutte e due le IA quale tratto dovranno avere le loro specie. Ok, ragazzi, allora ChatGPT come tratto agli esseri umani ha scelto l'intelligenza, quindi adesso daremo agli umani il genio, quindi praticamente l'intelligenza, e dà veramente moltissime cose, quindi sicuramente sono già molto avvantaggiati. Però adesso andremo a vedere cosa Grok darà agli orchi. Ok, allora ho fatto la stessa domanda anche a Grok e ha scelto il tratto forte. Quindi ragazzi mettiamo il tratto forte che comunque dà molta potenza a livello di guerra, quindi sicuramente quando andranno a fare la loro guerra sicuramente loro vanno a più vantaggio. Ma adesso andremo a vedere quando vorranno combattere loro due. Ok, ragazzi, allora ho detto a ChatGPT in quale anno vorrebbe iniziare una guerra contro Grok e ha scelto l'anno 250. Ma adesso andremo a vedere se a Grok gli andrà bene il 250 o vorrà farlo prima o dopo. Ho chiesto a Grok se gli va bene 250 anni, però mi ha risposto che no, non va bene, però vorrebbe cambiare in 650 anni. Ok, allora andiamo a chiedere a ChatGPT se gli va bene e se accetta lasceremo 650. Ok, ho chiesto se a ChatGPT gli vanno bene 650 anni e lui ha risposto che gli va bene 650 anni. Quindi ragazzi siamo finalmente pronti per aspettare questi 650 anni per vedere come queste due IA combatteranno. Vedremo se le loro specie vinceranno e vedremo chi porterà a casa questa vittoria. Ok, allora sono passati 12 anni e già vediamo che hanno già costruito due regni, quindi molto buono. Intanto di popolazione loro sono saliti molto, sono quasi arrivati a 130 quanto quasi umani, loro sono saliti anche di molto poco. Ok, allora vediamo che loro hanno costruito anche tante case in questa parte qui. Qui l'altro regno che hanno però appena costruito, quindi ancora niente di che. Volevo vedere il tratto del re, anche se è ancora un po' presto per vedere. Non ha niente di che, quindi ancora tutta roba basica. Vediamo un po' gli umani come sono messi. Allora gli umani allora hanno quest'altro regno che ancora è agli inizi, però hanno comunque già allargato bene il suo territorio. Vedo che sono anche già con lo scudo e che già con oddio, le armi ancora no, però vedo che ci sono molti contadini. Vediamo il tratto del loro re. Vediamo che cos'ha. Allora, minatore, fertile. Quindi si può fare molti figli. E vabbè, è la nascita che è quella che abbiamo fatto nascere noi. Ok, allora vediamo che vabbè, le case sono molto di meno sicuramente a quelle degli orchi. Però vabbè, noi comunque vediamo che sono messi molto meglio. Aspettiamo un po' di anni, vediamo se cambia qualcosina. E vediamo se almeno riusciranno a prendere anche una grande parte di mappa, che loro comunque sono già messi abbastanza bene. Ok ragazzi, ora sono passati 70 anni, quindi non così molto, però vediamo che ragazzi c'è veramente un grosso cambiamento, perché loro sono intanto saliti un sacco di popolazione. Vediamo anche di esercito. Ora prima non ci abbiamo fatto caso a quanto esercito avevano, però comunque 265 sono comunque molti. Qui invece sono sempre di meno. Adesso andiamo a vedere. Prima andiamo da loro, vediamo un po' come sono messi.
Allora, ci sono veramente molte case e hanno iniziato a costruire anche le case in pietra, suppongo. Ok, ci sono anche molte fattorie, molte torri di avvistamento, le miniere, ci sono anche molto grano, suppongo, e anche tanto oro. Vediamo che adesso i guerrieri hanno, poi intanto ho appena avuto uno stivale e una lancia in pietra. Vediamo se ne troviamo altri. Oddio, c'è questo qui che c'ha addirittura un martello con una bella armatura in argento. Ok, questo invece c'ha una lancia. E vediamo il re invece come è messo. Il re non è cambiato, ragazzi, perché dovrebbe sempre essere lo stesso. Però tra poco ci lascerà sicuramente. Allora, non è cambiato moltissimo, a parte che è diventato grasso e ha un dente dorato e ha un martello. Ok, del resto non vedo niente. Vediamo se ha dei figli. E la Madonna se ne ha di figli, ragazzi. Ok, ne ha veramente molti, non li andrò a contare perché non ne ho voglia. Ok, andiamo a vedere questo regno se hanno fatto qualcosa di nuovo, ma non vedo niente. Qui non c'è niente, stranamente non c'è la nostra cacchetta. Ok, loro invece ce la fanno vedere la cacchetta, loro almeno ci tengono ai nostri contenuti nei video. Oddio, che cos'è questa roba? Ok, allora vediamo che loro non hanno costruito ancora molti regni, a parte questo qui che mi hanno appena fatto e vabbè qualcuno che hanno fatto prima. Però vedo che comunque a differenza degli umani costruiscono veramente molte case, naturalmente ancora in legno perché comunque non hanno ancora la capacità mentale di creare ancora cose in pietra a quanto pare. Ok, allora di grandezza dell'impero non è moltissimo, sicuramente per Grok non è una bellissima cosa, invece ChatGPT stanno veramente molto bene. L'esercito è sempre questo, invece loro 158, ora balza un po'. Ok, comunque loro anche le popolazioni sono messi dai sempre abbastanza bene per essere così piccoli. Ok, allora andiamo avanti, vediamo quello che succede. Ok ragazzi, allora hanno 245. Allora vediamo che gli umani sono veramente molto ingranditi, però ragazzi vediamo una grande differenza tra i due, cioè la popolazione, ragazzi, cioè 2900 contro 2300, ragazzi, sono veramente molti gli orchi di Grok. E loro vediamo che hanno moltissime case. Allora vediamo loro un po' come sono messi a livello anche di guerriglia. Qui vediamo un guerriero che ha allora stivali in rame, una lancia e un anello. L'anello vabbè non serve praticamente a niente. Andiamo agli altri. Allora, questo spada in legno molto brutto, questo un martello, questo ha stivali in acciaio molto buono, un martello, ha una spada in argento. Loro sono messi abbastanza bene a livello comunque di attrezzatura. Vediamo il re come è messo. Allora il re ha 101 anni. Allora è un genio, vabbè questo sì. È psicopatico. Ok, che bel re ragazzi. Avido, sete di sangue, salute fragile, saggio, dente dorato. Poi di armamento non ha niente di che. Ha due figli e ok. Allora c'è un netto vantaggio per loro perché comunque sono veramente molti. All'inizio pensavo che ChatGPT era messo veramente meglio rispetto a Grok, però ragazzi mi sto veramente ricredendo. Ditemi voi nei commenti chi tifate tra i due, perché secondo me è una battaglia che secondo me vale molto da vedere. Ditemi voi ragazzi, secondo me è una battaglia veramente molto combattuta. Anno 350 ragazzi. Allora, vediamo che gli umani hanno preso tutta la mappa. Vediamo la popolazione che loro sono saliti veramente moltissimo. Loro invece sono rimasti più o meno sempre sullo stesso numero. Vabbè, sono saliti, però comunque neanche di tantissimo. Ok, allora, vediamo che loro hanno quasi tutta la mappa, quindi molto buono. Chissà quando avranno tutta la mappa, quanta popolazione avranno. Vediamo che di esercito loro hanno 2005 e loro 1300. Loro di esercito non sono neanche così troppo lontani. Poi per non dirvi ragazzi che siamo a metà dell'anno in cui poi dovremo liberare tutte e due le IA e farli combattere e vedere chi vincerà. Quindi chiederò a ChatGPT se gli va bene ancora aspettare fino a 650 anni per combattere contro Grok o vedere se vuole farlo prima o farlo dopo. Ok ragazzi, allora ho detto a ChatGPT che Grok ha 5000 orchi, che comunque ragazzi sono veramente molti contro ChatGPT, e ragazzi mi ha sorpreso perché vuole ancora combattere contro Grok. Cioè ragazzi, ChatGPT è on fire. Quindi ragazzi, a quanto pare ChatGPT non vuole proprio arrendersi. Quindi ragazzi, noi continuiamo ad andare avanti. Forse dopo proverò a dirgli se vuole ripensarci, perché ragazzi
secondo me è una guerra persa. Forse all'ultimo darei qualche vantaggio a ChatGPT. Ok ragazzi, hanno 400. Allora vediamo che gli orchi stanno quasi prendendo tutta la mappa e manca ancora pochissimo. Di popolazione vediamo che sono saliti di un po', quindi ok. Di esercito vediamo 2700 contro 1300 sempre, non è cambiato molto. E un po' queste casucce che sono veramente molte ragazzi. Sembra tipo che fossi dei barboni, che sono tipo tutte capanne. Ok, allora vediamo qui ci sono veramente molti casi, non vedo cosa guardare perché letteralmente non c'è niente di diverso. Vediamo tanto i soldati che non abbiamo mai visti. Vedo un altro bambino che deve cacare. Cioè sto vedendo più gente che deve cacare che i soldati. Questo ascia in pietra. Niente che abbia qualcos'altro. Allora lancia in bronzo. Ok, questo ha qualcosa di diverso. Questo martello. Questo ha oddio, elmo in rame, armatura in rame, stivali in pelle e ascia. Invece loro come sono messi? Allora loro hanno tanto argento e acciaio, quindi comunque loro sono messi sicuramente molto meglio. Da qui parlano, tutti quanti che parlano. Allora, vediamo qui. Loro hanno argento, tutta l'armatura. Però abbiamo una differenza tra loro e gli orchi che loro hanno tutta l'armatura e anche gli anelli e tutte le spade, lance, quello che devono avere in acciaio o ferro o quello che deve essere. Quindi comunque sicuramente in armatura e armamento comunque sono meglio loro sicuramente. Però di esercito sicuramente sono molto meglio loro perché sono molti di più. Infatti sono anche saliti di 100 in più rispetto a loro che sono sempre 1300. Ok ragazzi, siamo all'anno 600 e adesso ragazzi vediamo come è cambiato un po' di cose. Cioè alla fine quasi niente, però comunque tanto per vedere qualcosa. A parte, vabbè, loro sono sempre saliti molto di popolazione, pure di esercito 3007. Loro invece sono anche scesi, ok. Per CPT qui ti serve veramente un vantaggio molto grosso per vincere. Ok ragazzi, l'ho chiesto a ChatGPT se vuole ancora combattere contro Grok. Ragazzi, comunque i numeri sono veramente molto bassi per ChatGPT a livello di soldati. E ChatGPT mi ha detto che non vuole più combattere. Ok ragazzi, allora ho chiesto a Grok se accetta oppure no nell'anno 800 di combattere questa guerra. Ragazzi, ci ha pensato per 2 secondi e ha detto no, non accetto. Quindi ragazzi, ChatGPT è veramente cucinato, quindi gli daremo adesso un vantaggio perché ragazzi per forza, se no questa guerra finisce in 2 secondi. Ok ragazzi, ho detto a ChatGPT che Grok non accetta la sua proposta, quindi ho detto a ChatGPT che cosa vorrebbe come vantaggio e ha scelto di avere 800 più umani. Ok, dobbiamo arrivare fino a 4003, quindi ragazzi secondo me non cambierà moltissimo perché sicuramente molti moriranno perché diventeranno dei senza tetti. Però adesso vediamo un po' la situazione. Siamo quasi arrivati, forse metteremo qualcuno in più. Ok, ok ragazzi, abbiamo messo questo piccolo vantaggio per ChatGPT e adesso aspettiamo qualche altro anno e poi libereremo questi due biomi e vedremo chi vincerà questa guerra. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente all'anno 650. Ok ragazzi, vediamo che non è cambiato moltissimo, a parte loro che sono scesi di 100 persone, quindi non proprio benissimo. Di soldati non è cambiato moltissimo, sempre 1200 contro 3008, quindi non moltissimo. Possiamo finalmente aprire tutti i confini e vedere chi vince. Prima di fargli dichiarare guerra apriamo intanto tutto quanto. Ok ragazzi, la guerra è iniziata come potete vedere. Ok, vediamo qui come già iniziano a tirare gli archi tutti quanti, il fuoco. Ok, qui vediamo già un primo combattimento. Mamma mia, questo hanno praticamente ucciso. Oh, questo è abbastanza l'armatura, è crazy. Ok, vediamo già scappa. Ok ragazzi, vediamo qui come stanno andando. Qui però vediamo che c'è veramente pochissime truppe da parte degli umani. Qui invece, pure qua pochissime truppe degli umani ragazzi. Vediamo qui che non c'è veramente scampo per gli umani. Gli umani di ChatGPT sono tutti qui ragazzi. Ok, allora vediamo che qualcuno ha anche l'arma, quello del fuoco, come vediamo. Al momento non vedo che stanno prendendo una città a parte questa. Ok, aumentiamo un po' il tempo che sennò diventa veramente molto lento. Qui stanno cercando anche di non farsi prendere fuoco. Forse è qualche tratto che hanno preso gli orchi, perché a me sembra strano. Forse qualcosa di religione. Ok, quanti soldati! Ragazzi, cioè no, non penso. Cioè ragazzi, non penso. Ok, allora qui hanno conquistato una città. Però vediamo che stanno scendendo molto di soldati, anche di popolazione. Rispetto, vabbè, anche loro stanno prendendo abbastanza. Vediamo un attimo gli Iglins della battaglia. Al momento loro sono sicuramente molto meglio rispetto ai morti di
ChatGPT. Non c'è ancora molto da guardare, quindi al momento è ancora presto. Qui stanno prendendo la parte sopra della città, dove stanno prendendo anche fuoco molti orchi. Hanno preso anche quella città, stanno prendendo anche questo e mezzo. Madonna ragazzi, un po' più di nuvole, no? Cioè non ho capito. Qui, ok, qui ragazzi, cioè suppongo che ormai abbiamo già chi vince, serve veramente un miracolo. Ci sono 190 soldati, ma io ragazzi non penso che ormai questi soldati possano fare la differenza. Però oddio, ne mancano 1000 di soldati per gli orchi. Qui stanno riprendendo la città. Ragazzi attenzione, il miracolo ci può essere ragazzi. Il miracolo ci può essere, attenzione. Ok ragazzi, non ci può essere il miracolo, come l'ho detto. Ok, mancano pochi regni e hanno praticamente tutto quanto. Qui non vedo nessuna battaglia ragazzi, quindi direttamente solo conquista adesso. Ok, qui c'è qualche umano che cerca ancora di combattere. Qui c'è un combattimento con gli archi e un po' anche a mano. Qui c'è qualcuno che deve cacare. Che cazzo ci fa? Che cosa ci fai qui bambino? Oh! Che cosa stanno facendo gli umani? Oh! Vedete una città intanto esplosa. Ok, oh, gli umani stanno a cucinare. Ok, attenzione, attenzione. Gli umani stanno resistendo, eh. Non è una cosa molto brutta. Ok, stanno prendendo quest'altra città. Ok, ragazzi, cioè, è veramente molto, molto disgusta questa guerra. Hanno distrutto questo regno, cioè, stanno distruggendo il regno invece di prenderseli. Cioè, direttamente stanno facendo tipo kamikaze. Hanno dato fuoco a questo posto. E ok, ragazzi, hanno perso forse gli umani? Sì. Hanno ufficialmente perso The War Fight of Grok ha vinto ragazzi contro ChatGPT. Ok ragazzi, quindi questa simulazione è finita qui. Vi chiedo di lasciare like e iscrivervi se volete vedere altri contenuti simili. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.